Per chi si fosse perso qualche episodio precedente del viaggio, mi trovo a Colonia, in Germania, e in questo episodio andremo fino ad Amsterdam e vedremo un po' questa splendida città e i suoi canali. Ok, siamo qua a Colonia, ho fatto il piano alla moto, però è giunto il momento di ripartire verso una nuova meta. Colonia è davvero una città carina, ho conosciuto un sacco di persone interessanti, ho passato davvero dei bei momenti, ma ora si rimonta in moto, si guida per un bel po' e si arriva a Amsterdam. Mi aspettano solo 3 ore di guida, quindi anche se è un po' tardi va bene lo stesso. Questo ponte non capisco se è appena stato costruito o è semplicemente in manutenzione. Devo dire che però se i ponteggi fossero a forma di piloni, il ponte sarebbe molto più bello. Anche se sto viaggiando sull'autostrada riesco comunque anche qui a godermi qualche colore autunnale. Al solito campi immensi, tutti pianeggianti, ma più che mi avvicino all'Olanda e più che sembrano ancora più pianeggianti. E lascio la Germania coi suoi musei e castelli. Qui si inizia a vedere qualche differenza rispetto alla Germania. La forma delle case infatti è diversa. Guardare il tramonto, i campi, senza niente che ostacoli la vista, questi momenti in moto quando viaggio sono bellissimi, perfetti. Sono quasi ad Amsterdam, come da programma, e sta iniziando a piovere, ma piove talmente poco che spero che aspetti ancora un po' prima di piovere per davvero. Secondo il navigatore sono arrivato all'ostello, ma non c'è modo di trovarlo. Guardando la cartina non dovrei essere lontano. Eccolo, devo dire che la scritta è ben visibile. Dopo quasi un giorno di guida molto rilassata sono arrivato a Amsterdam e il mio primo impatto con Amsterdam e con l'Olanda è stato molto umido. Anche se non ho riportato tutte le volte che è piovuto, è da quando ho lasciato lo Stelvio che tutti i giorni prendo un acquazzone e sinceramente l'acqua comincia a darmi un pochino fastidio. Ma la cosa incredibile di Amsterdam è che anche quando piove poco, grazie all'umidità, ti bagni lo stesso. Almeno questo è il tempo che ho trovato io. Dopo aver fatto il check-in ho scaricato tutto e fortunatamente ho potuto parcheggiare la moto nel parcheggio privato proprio dietro all'ostello. La sera qua ho conosciuto un sacco di italiani con cui ho fatto amicizia e ho passato una buona serata. Ma è già tempo di passare al giorno dopo e andare un pochino in giro per Amsterdam. Sono qui alla stazione della metro e si va a vedere com'è Amsterdam. Amstelstation. Uitstappen rechterzijde. Overstappen op bus 37, 40, 62, streekvervoer en trein.
Nel 1950 fu proposto l'ambizioso progetto di costruire una metropolitana per alleggerire il traffico sulle strade e migliorare la mobilità. Ma non fu facile. La città, con la sua architettura storica e i suoi canali, rappresentava una vera sfida. Come infatti costruire una metropolitana in un vero e proprio labirinto di acqua e pietra? Ci vollero decenni di pianificazioni e discussioni prima che la prima linea vedesse la luce, ma nel 1977 viene inaugurata la linea 1 della metropolitana, che va dalla stazione centrale di Amsterdam al quartiere Diemen. Siamo qua alla stazione centrale e ora andiamo a vedere com'è il centro di Amsterdam. Quella che ho visto appena uscito è la stazione ferroviaria di Amsterdam. La stazione ferroviaria di Amsterdam non è solo un capolavoro, ma una vera e propria opera di ingegneria. La sua costruzione è stata infatti una sfida, considerando il posto dove è stata eretta. La stazione si trova infatti su 3 isole artificiali, costituite da un sistema di palafitte. Un sistema davvero imponente, dato che è costituito da 10.000 pali conficcati nel terreno per garantirne la stabilità. Queste isole artificiali sono state costruite per superare le difficoltà di dover costruire sul terreno paludoso tipico della zona e sono state costruite per poter sostenere tutto il traffico ferroviario della stazione senza compromettere la sicurezza. La progettazione della stazione fu affidata all'architetto olandese Petrus Kuipers, che riuscì a combinare funzionalità ed estetica. Infatti la stazione risulta imponente, ma risulta anche armoniosa con l'ambiente circostante. La stazione è stata inaugurata nel 1889, ma i lavori per la creazione delle 3 isole e la stabilizzazione del terreno è iniziata ben prima, perché è iniziata nel 1870. Questa opera ingegneristica non ha solo permesso la creazione della stazione, ma ha cambiato l'area circostante, che oggi è un punto nevralgico per il trasporto. Non potevo non curiosare tra tutti i vari souvenir tipici di Amsterdam. Come si può vedere, ci sono in vendita dei comodi portacanna, che però devo dire possono tornare molto utili anche per le normali sigarette. Almeno per quanto ho visto, se ve lo state chiedendo, tutti questi biscotti e caramelle alla cannabis che avete visto non fanno quasi nessun effetto. Come vedete, per qualche coffee shop c'è davvero la fila per entrare. Dopo magari ci entrerò. In questo momento sto girando un po' a caso per i vicoli. Come potete vedere, qui le bici vanno tantissimo, vanno tutti in bicicletta, anche se il tempo è davvero schifoso, quindi.
siamo nella zona dove c'è tanti canali. Il panino che ho mangiato è un hamburger, ma non un hamburger stile McDonald's, perché le crocchette all'interno sono crocchette di spalla di manzo tipiche olandesi. Sinceramente le trovo molto buone, ma niente di eccezionale. E ho comprato un cappello perché qua davvero è impossibile, perché anche solo freddo che uno la prenda la testa a causa del vento è veramente tanto, cioè. Il corridoio che sto attraversando fa parte del Rijksmuseum, o anche noto come Galleria Nazionale d'Arte. Inaugurato nel 1885, questo museo è un capolavoro dell'architettura, anche questo progettato dall'architetto olandese Petrus Kuipers. Questo che vedete qui è il museo di Van Gogh, che non sono riuscito a vedere perché il biglietto andava prenotato ben un mese prima e nel mio viaggio una simile prenotazione è un po' complicata. Ok, non siamo riusciti a vedere il museo di Van Gogh e quello di Anna Frank perché chiedono un mese di prenotazione, poi ora che è anche l'anniversario sono ancora più presi d'assalto, quindi niente, faremo un percorso alternativo con musei alternativi, da un lato magari è qualcosa che molti non hanno visto, ecco, potrebbe essere interessante sia per me sia per voi che guardate il video. Quindi niente, ora ritorniamo all'ostello e ci prepareremo per domani, cercando di stabilire prima un percorso e di vedere anche qualche museo inoltre che la città. Come avete visto ero molto scocciato per non essere potuto andare a vedere questi musei che mi interessavano parecchio. Ma anche questa puntata finisce qua. Nella prossima puntata mangerò uno strudel molto buono, andrò a vedere un museo a forma di nave e vagherò tra luci rosse. Siccome le luci rosse sono troppo facili da indovinare in quale museo andrò, se l'avete indovinato scrivetelo nei commenti. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e se il video ti è piaciuto lasciami un like. Come al solito auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.